Carlos Castaneda. Come fare la ricapitolazione, parte 3. La ricapitolazione in relazione al sognare. I testi sono tratti dal volume di Castaneda L'arte di sognare, capitolo 8, La terza porta del sogno. Attenzione! La traduzione del testo è a opera degli autori del video ed è tratta direttamente dalle edizioni spagnole ed inglese. L'intenzione è quella di avere una versione più letterale possibile, priva delle alterazioni e le censure presenti nelle edizioni italiane note. Gli effetti visivi sono utilizzati per fini esplicativi ed estetici, non si intendono come reali manifestazioni fenomeniche. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre il nostro commento. Attenzione, nota importante. Chiarimento riguardo la denominazione, il punto di unione. In lingua originale è il punto de encaje. E il punto de encaje, o l'inglese point of assemblage, fa riferimento in modo inequivocabile all'arte della tessitura, del ricamo e dell'uncinetto. Si tratta di una tipologia di punto per congiungere due tessuti, per esempio per aggiungere un merletto o un pizzo come guarnizione. In italiano questo tipo di punti sono detti punti di attaccatura e prendono svariate denominazioni, come ad esempio il punto Parigi, il punto maglia, il punto turco quadro e il punto cordoncino. Per fugare ogni dubbio, dopo una ricerca accurata, ho anche trovato che qualche insegnante di uncinetto li chiama punti di unione. E quindi la traduzione italiana potrebbe anche essere corretta, anche se poco comprensibile nel mondo di oggi. Forse in quello delle nostre nonne, dove saper tessere o fare un ricamo era di primaria importanza. Certamente sarebbe stato più utile aggiungere una nota in cui si spiegava l'origine di tale denominazione. Il mondo in cui viveva Don Juan, e più indietro nel tempo quello degli antichi stregoni, aveva più confidenza con la tessitura rispetto al nostro e a livello figurato era probabilmente immediata l'associazione mentale con un punto della tessitura per spiegare qualcosa che metteva insieme il nostro corpo energetico con le fibre che si congiungono con tutto il resto. In ogni caso, per essere più precisi, preferiamo lasciare il punto de encaje. Imparare qualche termine spagnolo latinos ne vale davvero la pena se pensate che furono le parole pronunciate da Don Juan stesso. La terza porta del sogno si raggiunge quando ci si ritrova in un sogno guardando qualcuno che sta dormendo e quel qualcuno risulta essere noi stessi, disse Don Juan. Mi affrettai a cambiare argomento e gli dissi che un altro dettaglio delle mie pratiche del sognare da menzionare è la reazione che ho avuto quando mi sono visto sdraiato e addormentato profondamente. Vedermi così era sempre sorprendente e o sarei rimasto bloccato nello stesso posto finché il sogno non fosse cambiato, oppure mi avrebbe spaventato così profondamente che mi sarei svegliato urlando a squarciagola. Ero arrivato al punto di avere paura di dormire nei giorni segnati in cui sapevo che avrei fatto quel sogno. Non sei ancora pronto per una vera fusione tra la realtà dei tuoi sogni e la realtà quotidiana. Concluse. Devi continuare a ricapitolare la tua vita. Ma ho già fatto la ricapitolazione con tutta la forza possibile, protestai. Ho ricapitolato per anni. Non esiste nient'altro che posso ricordare della mia vita. Deve esserci molto di più, disse ostinatamente. Altrimenti non ti sveglieresti urlando.
Non mi piaceva l'idea di ricapitolare di nuovo. Credevo di aver fatto così bene da non aver più bisogno di toccare quel tema, mai più. La ricapitolazione delle nostre vite non finisce mai, non importa quanto bene lo facciamo, Disse Don Juan. Il motivo per cui le persone comuni non hanno controllo e direzione nei loro sogni è perché non hanno ricapitolato e le loro vite sono colme di emozioni dense e pesanti, di memorie, di speranze, paure. D'altra parte, grazie alla loro ricapitolazione, los brujos sono relativamente liberi da pesanti vincoli emotivi e se qualcosa li ferma, come ha fermato te in questo momento, dovrebbe esserci ancora qualcosa in loro non del tutto chiaro. Ricapitolare è troppo complicato, Don Juan. Forse c'è qualcos'altro che posso fare invece. No, non c'è niente di più. Ricapitolare e sognare vanno di pari passo. Mentre ci sbarazziamo della pesantezza della nostra vita, diventiamo sempre più vaporosi. Don Juan mi aveva dato istruzioni estremamente dettagliate ed esplicite riguardo alla ricapitolazione. Consisteva nel rivivere la totalità delle nostre esperienze di vita, rendendo conto meticolosamente di ogni possibile dettaglio. Considerava la ricapitolazione come il fattore essenziale per ridefinire e ridistribuire l'energia necessaria per sognare. La ricapitolazione libera l'energia imprigionata dentro di noi e non è possibile sognare senza quell'energia. Fu la sua affermazione. Molti anni prima, Don Juan mi aveva aiutato a compilare un elenco di tutte le persone che avevo incontrato nella mia vita, cominciando dal presente. Aveva organizzato la mia lista in modo coerente, dividendola in area di attività, come i luoghi in cui avevo lavorato, i luoghi in cui avevo vissuto, le scuole che avevo frequentato. Mi aveva poi guidato in modo ordinato e senza alcuna deviazione a rivivere ciascuna delle mie interazioni con le persone della mia lista, dalla prima all'ultima. Mi aveva spiegato che la ricapitolazione inizia quando la mente organizza tutto ciò che è rilevante per ciò che si sta ricapitolando. Arrangiare significa ricostruire l'evento, pezzo per pezzo, partendo dai dettagli fisici dell'ambiente, per poi passare alla persona con cui è stato condiviso quanto accaduto, e poi a se stessi, all'esame di tutto ciò che si sentiva. Don Juan mi insegnò ad accompagnare la ricapitolazione con una respirazione naturale e ritmica. Mi guidò ad espirare prolungatamente, muovendo lentamente la testa da destra a sinistra, e a inalare profondamente, muovendo di nuovo la testa da sinistra a destra. Lo chiamava arieggiare l'accaduto. La mente esamina l'evento dall'inizio alla fine, mentre il corpo continua ad arieggiare tutto ciò su cui si concentra la mente. Don Juan disse che gli stregoni dell'antichità, inventori della ricapitolazione, consideravano il respiro come un veicolo magico. L'espirazione per espellere l'energia estranea che era rimasta in loro durante l'evento che si sta ricapitolando e l'inalazione per riportare l'energia che loro stessi avevano lasciato in tale evento. A causa della mia formazione accademica, consideravo la ricapitolazione come un processo di analisi della vita di ciascuno. Ma Don Juan insisté che era una questione molto più complessa di una psicoanalisi intellettuale. Postulò che la ricapitolazione fosse una tattica da brujos per indurre un piccolo ma consistente spostamento del punto d'encaje. Disse che sotto l'impatto di rivedere le azioni e i sentimenti passati, il punto d'encaje si muove tra il suo sito presente e il sito che occupava quando l'evento ricapitolato ebbe luogo.
Don Juan affermò che la base fondamentale della ricapitolazione è la convinzione degli stregoni che esiste nell'universo un'inconcepibile forza dissolvente, la quale dà vita agli organismi prestando loro consapevolezza. Questa stessa forza li fa anche morire per poterli dissolvere ed estrarre la coscienza che ha loro prestato, che è stata accresciuta attraverso le esperienze della vita. Don Juan spiegò che, considerando che questa forza sta dietro a tali esperienze, qualcosa di suprema importanza è che si possa soddisfarla con un facsimile di esse, la ricapitolazione. Ottenendo ciò che cerca, la forza dissolvente lascia los brujos liberi di espandere la loro capacità di percepire e raggiungere con essa i confini dello spazio e del tempo. Il video non è terminato, segue il nostro commento. Salve guerrieri, sono Marisha, della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Dopo una lunga pausa stiamo tornando con dei nuovi video dove stiamo cercando di migliorare ulteriormente l'audio e alcuni accorgimenti tecnici. Vi ricordo che ci sono i sottotitoli in spagnolo ed inglese per fare un confronto. Basta cliccare sull'icona. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti al canale. Un sentito ringraziamento per la vostra fiducia e il tempo che ci avete dedicato, considerando quanto il tempo sia prezioso per uno stregone. Il nostro apprezzamento va in modo particolare a coloro che hanno commentato sia qui su YouTube sia su Facebook, condividendo le proprie esperienze o osservazioni interessanti. Ammiro molto chi ha il coraggio di esporsi riguardo ad argomenti particolari come questi. Apprezziamo meno coloro che invece, facendo vari tipi di parafrasi e contorti ragionamenti, cercano di attirare la nostra attenzione per fare spam. Per chi ci guarda per la prima volta, vorrei ricordare di non citare nei commenti altri autori del passato o studiosi contemporanei e azzardare confronti, certe volte anche molto forzati e confusionari. Noi non ci autodefiniamo stregoni o sciamani, ma solo studiosi, che stanno cercando di rimettere ordine in maniera oggettiva riguardo un'opera letteraria e di comprenderne e farne comprendere il vero significato. Lo scopo del nostro canale è principalmente tradurre i testi di Castaneda dallo spagnolo e dall'inglese e restituire una versione più aderente possibile a quella originale, per stabilire cosa realmente ha detto lui e cosa altri hanno cercato di fargli dire. Per questo motivo cancelliamo commenti contenenti spam, per creare una divisione netta tra cosa ha scritto Castaneda e altri.
Questo non vuol dire che io non conosca e apprezzi, in alcuni casi, le opere di altri studiosi. Considerate che sono andata a moltissime conferenze e ho conosciuto di persona diversi personaggi nazionali e internazionali che indagano questi argomenti, ma in questa sede l'obiettivo non è parlare di loro. Sto dicendo questo per chi, non sentendomi citare quello o quell'altro, pensa erroneamente che io sia un po', come dire, ignorante. No. È una scelta studiata quella di non citare altri per non creare, anche non volendolo, ulteriori fraintendimenti. Gli unici autori che possiamo tollerare sono Armando Torres, Taisha Abelar e Florinda Donner-Grau, perché conobbero molto bene Carlos di persona e collaborarono attivamente con lui, e saranno infatti gli unici che citerò in altri video e di cui, se non li conoscete, vi invito ad approfondire le opere. Riparleremo dell'argomento in seguito. Adesso torniamo all'analisi del testo proposto in questo di video, che riguarda la ricapitolazione in relazione al sognare. A proposito, state facendo la ricapitolazione? Volete condividere qualcuna delle vostre esperienze o le vostre difficoltà? Ecco, è questo che dovete scrivere nei commenti. Parlate di quelle che sono le vostre impressioni o se vi riesce o no la tecnica. Non parlate di quello che un altro ha scritto di Castaneda facendo la ricapitolazione. Quella è la sua esperienza, non la vostra. Tornate alla fonte e sperimentate direttamente da soli. Non cercate un tramite e, importantissimo, non siate avidi di impadronirvi subito delle tecniche, per esempio anche riguardo al sognare. Piuttosto è necessario capire bene ed essere consapevoli da che contesto provengono. Ricordatevi sempre che l'insegnamento si trova anche all'interno delle considerazioni e negli errori di Carlitos, non solo nelle meravigliose battute ad effetto di Don Juan. Per questo motivo è consigliabile leggere gli interi volumi e non solo le parti interessate. Tornando ad una breve analisi linguistica, L'arte di sognare è uno dei volumi più relativamente recenti. Infatti è stato pubblicato nel 1993. Le edizioni italiane sono abbastanza aderenti al testo originale. Si nota la modernità di visione del curatore, che non ha più tutto questo interesse a elaborare qualcosa per un pubblico di gente comune, un po' tradizionalmente religiosa e ignorante, che ha bisogno di adattamenti continui. C'è da tenere presente tuttavia che si basa esclusivamente sull'edizione inglese ed ignora completamente quella spagnola. A proposito di gente comune, Don Juan nell'intera opera di Castaneda, ed è una costante, non distingue mai le persone tra buoni e cattivi, ma tra la gente comune e gli stregoni o gli sciamani, cioè in spagnolo gente comune y corriente, in inglese average people, e brujos o sorcerers. Nel testo ci sono comunque delle piccole imprecisioni, ad esempio 1. L'azione che deve essere fatta durante la ricapitolazione di arrangiare. In spagnolo arreglar, in inglese arranging. Nell'edizione italiana è stato reso con riorganizzare. Vuol dire effettivamente organizzare. Nel tradurlo ho semplicemente seguito la sonorità che Castaneda tenta di mantenere in entrambe le lingue. Trovo che inoltre la traduzione ponga poca enfasi sul fatto che si tratta di una vera e propria fase necessaria da seguire durante la ricapitolazione, con un ordine fisso. Ricordatevi
Per lavorare su di un ricordo non si parte dalle proprie emozioni o dalla persona che ci stava di fronte, ma dall'ambiente circostante, in pratica dall'esterno fino all'interno, al nostro interiore. Di solito può capitare che se l'emozione provata è troppo forte e dirompente, come la rabbia o il dolore o l'innamoramento giovanile, si tende ad esaminare il ricordo focalizzandosi sulla persona. Questo è erroneo. A me è successo molte volte. Non è semplice mantenere il controllo. 2. Durante la ricapitolazione, l'espirazione per espellere l'energia estranea, in inglese foreign, in spagnolo ajena, nell'edizione italiana è tradotto con l'energia aliena. Ho preferito in questo caso mantenere il termine in inglese straniero perché aliena rimanda all'alieno tradizionale, l'extraterrestre sul mezzo volante, non identificato, che in questo caso è fuorviante. Qui si sta parlando dei filamenti a forma di ragnatela, di un'energia che qualcun altro, di solito sono persone comuni, quelle con cui normalmente abbiamo contatti o rapporti, ha lasciato in noi. La terza porta del sogno si raggiunge quando ci si ritrova in un sogno, guardando qualcuno che sta dormendo e quel qualcuno risulta essere noi stessi, disse Don Juan. Riguardo a questa citazione, sulla pagina Facebook c'è stato chi ha paragonato quanto descritto da Don Juan ad un OB, ovvero Out of Body Experience, o allo sdoppiarsi in astrale, prendendo in prestito questi termini dal paranormale studiato per lo più negli Stati Uniti e esportato poi in tutto il mondo. Personalmente ritengo che questa definizione possa portare più ingenui e inesperti fuori strada, in quanto molti autori New Agers inducono chi li segue a usare il loro corpo sognante, come lo definisce Don Juan, per incontrare entità di vario genere, come maestri o guide, o angeli, o extraterrestri, o i Deva, o la Madre Terra, o prendendovi sul sentimentale se siete ancora giovani per incontrare l'anima gemella, eccetera, eccetera, per perseguire dei propri scopi, apparentemente nobili e positivi, che non sempre potrebbero essere a vantaggio del credulone di turno. Inoltre, ci sono quelli che sono a servizio di esseri inorganici, che dicono loro cosa fare e dire per aggregare le persone, e funziona perché gli inorganici hanno più consapevolezza e una vita media più lunga dell'uomo comune, come dice Don Juan. Noi siamo per loro dei bambini con tanta energia. Ho deciso di essere esplicita su questo punto perché la mia lunga esperienza mi porta a fare almeno un tentativo e avvisare chi ho di fronte. Ci sono molti truffatori che rubano soldi e attenzione, che possono essere degli esseri umani che usano elaborate tecniche di vendita, per esempio basate sulla psicologia o la PNL, o degli inorganici, come li definisce Don Juan. E Carlos viene ammonito molte volte riguardo a ciò. Infatti, alla fine del volume, L'arte di sognare, Carlitos viene letteralmente rapito dagli esseri inorganici e Don Juan è costretto con i suoi collaboratori ad andarlo a salvare. Era completamente prosciugato e se non l'avessero recuperato sarebbe semplicemente morto. Leggetele queste storie, sono comiche e allo stesso tempo drammatiche, terribili, cariche di verità profonde che vi faranno riflettere. Non siate superficiali, soprattutto nel caso specifico di Carlos Castaneda, fidatevi poco
di chi modifica le parole usate dall'autore, dicendovi che usare un sinonimo è la stessa cosa. Infatti, ad esempio, la PNL si compone di tecniche che attraverso il linguaggio riprogrammano i comportamenti delle persone, modificandone gli schemi mentali ed emotivi. Il linguaggio è potente. L'ho già detto molte volte, qualcuno potrebbe dirvi che vi sta insegnando Castaneda, invece vi sta portando su altri binari. Potreste agilmente evitare qualcosa di simile leggendo molto bene i veri libri di Castaneda, quelli originali, non quelli di un altro che dice di parlare di questi argomenti. Capireste immediatamente la differenza. Ovviamente, ognuno è libero di scegliere la strada che vuole intraprendere. Nell'arte di sognare, ma anche in altri volumi, Don Juan illustra quello che gli antichi e i nuovi stregoni in secoli di sperimentazioni, di cui gli errori furono pagati con le vite della maggior parte di loro, impararono riguardo a come avere il pieno controllo del loro corpo sognante e come utilizzare questa conoscenza per realizzare il loro obiettivo ultimo che, e so che deluderò alcuni, non è creare un mondo d'amore e fratellanza universale, ma dopo aver realizzato una morte alternativa e aver soddisfatto l'aquila con una copia della consapevolezza ottenuta con la ricapitolazione, andare al di là dei confini dello spazio e del tempo. Una sorta di libertà assoluta che nessuno ha. Tra l'altro, se pensate di essere liberi, perché vi alzate la mattina e potete scegliere cosa fare durante la giornata, Don Juan vi direbbe che è illusorio, che seguite solo delle sequenze rutinarie create dalla mente che ci ha dato il Volador, che ribadisco, il Volador non suggerisce all'orecchio, come il diavoletto che sta sulla spalla sinistra, come ci hanno insegnato da bambini, come se la parte sinistra del nostro corpo fosse quella cattiva da non ascoltare. Il Volador ci ha dato la sua mente, che va disinstallata come scopo ultimo che può fare qualcuno che ha il livello di stregone. E, se non lo avete, non venite da noi a dire che lo avete sconfitto. Il Volador ritorna sempre, anche se con meno forza, ma è un lungo e doloroso processo di allontanamento. Inoltre, il Volador non si nutre semplicemente di energia, come vi direbbe un New Ager, ma della patina luminosa dell'uomo che è esterna, diversamente da altri esseri viventi, inducendolo a fare delle fiammate. Quello che trovo più grave, dalle statistiche che noi abbiamo, è che la maggior parte degli utenti sia ossessionata da questi voladores. Non importa che sia Castaneda a parlarne, che sia veritiero quello che viene riportato, basta che nel titolo del video ci sia scritto Voladores. Invece di ricercare morbosamente il mostro, sarebbe più sensato ossessionarsi su come alzare la patina luminosa e in questo modo migliorare la qualità della vostra stessa vita. Cambiando argomento, voglio riportare una domanda intelligente e onesta di un nostro utente sulla pagina Facebook. In certi periodi della mia vita ho avuto occasione di sperimentare il sognare. Sono state esperienze molto forti e coinvolgenti. Da un po' non riesco quasi più, se non per fuggevoli episodi privi di significato. Come mai? Credo sia un problema di energia, non può essere diversamente. Qualcuno saprebbe consigliarmi cosa fare per ripartire? La risposta si trova nelle parole di Don Juan. La ricapitolazione delle vostre vite non finisce mai, non importa quanto bene lo facciamo, disse Don Juan.
Il motivo per cui le persone comuni non hanno controllo e direzione nei loro sogni è perché non hanno ricapitolato e le loro vite sono colme di emozioni dense e pesanti, di memorie, di speranze, paure. La ricapitolazione libera energia imprigionata dentro di noi e non è possibile sognare senza quell'energia. Fu la sua affermazione. Cari sognatori, mi dispiace, ma se volete avere il controllo dei sogni dovete fare la ricapitolazione e se vi bloccate continuate ancora, non chiedete scorciatoie perché non ci sono. Le nostre esperienze. A proposito dell'avere il controllo del proprio corpo sognante, che vuol dire che si è in grado di osservare il proprio corpo fisico che dorme, senza entrare nel panico come accade a Carlos, per quanto mi riguarda è sempre stato abbastanza naturale. Quando ero più giovane, in maniera fortuita, cioè che non sapevo quello che facevo e in seguito è diventato sempre più chiaro cosa riuscivo a fare, soprattutto grazie a Castaneda. Penso di appartenere alla categoria dei sognatori e non degli acechadores o stalkers o più italianizzato stalkers. Tuttavia, attualmente mi succede che il mio corpo sognante si svegli nella mia casa d'infanzia, molto lontano da dove dorme il mio corpo fisico, per cui appena mi rendo conto dove sono, cerco di tornare dove sta il mio corpo fisico, ma spesso durante la strada, a volte è come se trovo dei passaggi e ci salto dentro, l'energia si esaurisce e mi sveglio prima di arrivare. In poche parole, temo di avere ancora molto da ricapitolare, visto che ultimamente non ho abbastanza controllo. Qualcosa o qualcuno mi attira lì. So già su cosa lavorare, non so voi, ma io ho avuto dei familiari religiosi alla maniera tradizionale, morbosi e inconsapevoli, dai quali ho preso le distanze molto tempo fa, perché mi volevano costringere ad essere come loro. Per essere se stessi bisogna fare delle scelte difficili e coraggiose e non tornare più indietro. Evidentemente non ho ancora terminato. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Volevo cogliere l'occasione per far porre la dovuta attenzione su tutte le fasi della ricapitolazione, in modo di avere una base il più possibile chiara e solida per poter lavorare autonomamente. Ritengo indispensabile tornare ciclicamente a riesaminare tutto dalle basi, poiché avanzando nella pratica cambiano anche gli occhi con cui guardiamo le cose e spesso ci accorgiamo di sfumature che non eravamo stati tanto acuti da cogliere tempo prima. Nel capitolo 14 de Il dono dell'aquila, introducendo la ricapitolazione, Florinda racconta a Carlos che il suo benefattore considerava le 3 tecniche fondamentali dell'asecio, la cassa, la lista degli eventi da ricapitolare e la respirazione dell'acechador, tra le attività più importanti che un guerriero possa adempiere. In questo video ci dedicheremo alla cassa e alla lista degli eventi, mentre nel prossimo ci dedicheremo ad approfondire il respiro dell'acechador. Ho intenzione di fare prossimamente un video in cui vi mostro come costruire in maniera semplice una cassa di legno vero, non di compensato, per fare la ricapitolazione. Cercherò di rendere ridotto il costo e fare in modo che occupi meno spazio possibile. Se siete interessati, scrivetelo nei commenti. Abbiamo visto nei video precedenti che la cassa ha la funzione di ridurre l'area di stimolazione intorno al corpo e che ciò facilita l'accesso ai ricordi. Invito tutti a fare propria
e a tenere molto in considerazione questa nozione all'apparenza banale. Se con il tempo proverete a fare la ricapitolazione in condizioni differenti dalla sola cassa, magari in un luogo aperto e poi in condizioni dove l'area di stimolazione è ancora più ristretta, per esempio in una grotta naturale o addirittura sotterrati, vi renderete conto da soli quale miglior risultato comporti l'uso dei giusti strumenti. La lista degli eventi da ricapitolare è un'attività alla quale va data la massima attenzione, in quanto da essa dipende tutto il lavoro che si andrà a fare. I rimandi all'importanza della stesura della lista sono molteplici nelle opere non solo di Castaneda, ma anche di coloro che vi collaborarono direttamente, prima fra tutte Taisha Abelar. Nei passi riportati in questo video, Castaneda dice: «Molti anni prima, Don Juan mi aveva aiutato a compilare un elenco di tutte le persone che avevo incontrato nella mia vita, cominciando dal presente. Avevo organizzato la mia lista in modo coerente, dividendola in aree di attività, come i luoghi in cui avevo lavorato, i luoghi in cui avevo vissuto, le scuole che avevo frequentato. Mi aveva poi guidato, in modo ordinato e senza alcuna deviazione, a rivivere ciascuna delle mie interazioni con le persone della mia lista, dalla prima all'ultima». Qui vediamo che il primo passaggio nella stesura della lista è dividere le aree di attività, cioè fare una prima suddivisione della nostra vita in modo di avere degli insiemi circoscritti che ci facilitano molto nel tracciare i nostri rapporti passati. Potete suddividere la vostra vita in periodi: l'infanzia, le singole scuole, l'università e i vari lavori svolti, ad esempio. E poi, in quei periodi, evidenziate i luoghi delle vostre attività, le classi che frequentavate, i gruppi di amici con cui avete legato e con cui uscivate la sera, rapporti sentimentali che avete avuto, i colleghi di lavoro, le palestre che avete frequentato o gli interessi a cui avete dedicato il tempo libero, eccetera. Scoprirete di poter già elencare un numero impressionante di persone, cosa che difficilmente riuscireste a fare semplicemente partendo dalla più recente e andando a ritroso nel tempo. Queste piccole accortezze vi permettono di organizzare con molta più efficacia una lista sequenziale da scorrere. Per esperienza, vi invito a prendere con estrema serietà questa fase. Taisha Abelar racconta di aver impiegato settimane per la stesura di essa. Ma non siate esageratamente rigidi. Dimenticare qualcuno non è un dramma che vanifica tutto lo sforzo fatto, ed è perfettamente normale dover riaggiornare la lista, perché praticando riaffiorano persone che avevate rimosso del tutto. Grazie a tutti per l'attenzione. Nel prossimo video sulla ricapitolazione in relazione al sognare esamineremo i passi in cui, grazie alla ricapitolazione, Carlos riesce a progredire nel sognare. Stiamo progettando una serie di video su come intendono la sessualità gli stregoni. Nel primo comparirà Don Gennaro. A presto!